Va bene, abbiamo iniziato per Mari. Ciao Elena. Buongiorno. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Mari più profondamente rispetto a quello che hai già fatto ascoltando i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo, è lei, ed è, la vedo come se fosse in una stanza, come se fosse seduta su un divano in un angolo, all'angolo del divano, e mi guarda e mi dice: Io voglio stare ferma qua e aspettare che tutto succeda perché tanto non sono capace a fare niente. Dà l'autorizzazione? Sì. Ok. Marilena non è più una ragazza e... ma ha un gran bello spirito, giovane. Mhm. Perché ti dice così? Perché mi dice se io seguo gli eventi senza decidere prima, allora tutto fluisce. Se io invece prendo decisioni, va tutto male, mi Ok. dice. Metti gli occhiali della visione energetica e dimmi come la vedi a livello energetico. Allora, lei ha un'energia molto potente. Vedo che nel suo interno, all'interno del suo corpo, l'energia è molto potente, molto ehm, scoppiettante, molto brillante, molto attiva, ma la tiene chiusa nel guscio per paura di usarla. Pensa che se la usa vada in malo modo. Vibrazione, 13 miliardi, consapevolezza, 126, PSPE, 58, 42, vite precedenti, 2027, percentuale di cervello. 9,7. Una delle vite precedenti di Mari, quella che si fa avanti nella tua visione, parallele ovviamente. Mm. Ehm, Era un'acrobata, una campionessa di ginnastica artistica. La vedo con questo cerchio che fa le acrobazie dentro a questo cerchio mentre il cerchio gira. Circense, Ma in generale, no, faceva spettacoli, ogni tanto è capitato, ma non in generale, faceva più spettacoli proprio teatrali. Potrei dirti che corrispondeva a, tipo, sai, il Cirque du Soleil che fanno tutte quelle cose mhm, particolari. mhm. Ecco, era più una cosa teatrale, era più da teatro. Mm.
Perché ci mostra questa? E mi fa vedere, Mhm. ci fa vedere in particolare il cerchio, perché lei faceva anche, la vedo anche, che ne so, sai, danza aerea oppure con i pali oppure solo la corda appesa in cima. Ma mi fa vedere il cerchio perché lei mentre usava il cerchio creava il suo campo energetico e mentre ruotava, mentre girava, vedo proprio una scia energetica che è come se, direi magica, perché è come se prima che passasse lei col cerchio, diciamo figurativamente, era tutto nero, poi passa lei col cerchio e diventa tutto bianco, no? Mhm. Quindi aveva questa capacità di equilibrare le energie, le vibrazioni e alzarle in maniera positiva attraverso le sue acrobazie. Un'altra. La vedo che era una fiorista e quella scena che mi fa vedere era in un mercato, e quando con un banco di fiori in un mercato. Eh, primi del Novecento, direi. Mhm. E mi viene anche la città, mi viene Torino. Perché ci mostra questa su 2027? Mm, dice che lì aveva trovato un equilibrio molto sereno, aveva trovato tanta serenità con suo marito di allora, e lì è come se lì lei fosse sicura, ehm, dice consciamente non lo sapevo, ma rivedendo la vita, lì ero in grado di parlare direttamente con la mia PS, quindi facevo tutto in risonanza con la mia PS. E infatti ero molto serena e tutto andava molto fluido. Ok. Come vedi, Mari, dopo questa piccola analisi? Allora, vedo che lei ha preso coscienza delle sue capacità, che principalmente sono queste due. Quindi quella di avere un'energia che riequilibra le vibrazioni, quindi le rende positive, e la capacità di comunicare con la sua PS, che aveva già imparato, per esempio, in queste due vite. Però adesso non sa come sbloccarle perché adesso le ha viste, ne ha prese coscienza, ma non sa come usarle, come sbloccarle. Mi dice, mi fa vedere. Va bene. Ci sono entità eteriche. Sì, allora, c'è un rettile, un falconiforme che non sono niente di che, però poi vedo questo. Mm, non mi ricordo mai se sono uomini del tempo, te lo ridescrivo. Mhm, Una sagoma, mhm, tipo umanoide, di uomo che quasi non si vede, che è come se avesse un mantello nero che lo copre tutto, anche la testa. mhm. Quindi io vedo il nero e il mantello nero. Questa è l'entità che la tiene ferma sia a livello economico che a livello lavorativo che a livello di relazioni. Vedo che è come se lei fosse seduta e lui la tiene di ferma dalle spalle. Ma è un uomo del tempo, quindi?
Guardiamo il Potrebbe essere, DNA. Guarda se ha un DNA mm, eterico, non so, mantide, canide, eccetera, o se è una di quelle creazioni di Odino collegata, per esempio, ad After Time, collegata ad altre entità mentali collettive mm, ok. che non permettono la realizzazione dei patti delle anime Mm. con se stesse. Tanto chiedigli anche il nome. Tristan di nome mi dice. Tristan. Mm. Mm. DNA. Mm. Mm, mezzo rettiliano, mezzo felinoide, metà metà. Quindi è un'entità, non è un uomo del tempo. No, infatti. Ma anche umanoide? C'è anche dell'essere umano dentro. Mm. No, no, è No? proprio solo no. Ehm, io non vedo Viso. le sembianze, no? Mm. Cioè non si vede niente, è solo la sagoma. Mhm. E poi con un mantello nero intorno e dentro però tutto nero. Ma Tristan ha una data di nascita? Mi dice vengo attivato quando è necessario. Quindi adesso è stato attivato, mi dice, 23 anni fa. Con Mari. Mm, Per Mari. sì, 23 anni sì. fa. Andiamo a 23 anni fa, quando lui viene attivato e viene assegnato a Mari. Vediamo cosa Mhm. succede lì. Allora, in eterico vedo che è come se ehm, mm, lei avesse fatto delle scelte di vita prima dei 23 anni, di 23 anni fa, che andavano verso la sua serenità e verso la sua realizzazione, direi. Poi a un certo punto c'è stato un evento, come se avesse incontrato una persona che le ha messo in mente un'idea, un pensiero, e lì è come se lei in eterico vedo come se avesse fermato tutto dove era arrivata. E poi da lì è una linea retta. Quindi non è più, mm, non è più aumentata la sua serenità e la sua realizzazione, è rimasto tutto come era. E in quel momento lì c'è stata questa interferenza da lì in poi, che la tiene lì ferma così, seduta. Entità mentali. Sì, no, dimmi, dimmi. Può essere che quell'idea o quel pensiero le abbia fatto fare delle cose pratiche per rimanere ferma lì, senza che lei lo sapesse. Entità mentali. C'è una di livello 5 e una di livello 2. Mm, partiamo dalla 2 e poi saliamo sulla 5. Mhm. Allora, la 2 è l'entità che
è quella che la fa rimanere immobile, diciamo che fa sì che la sua vibrazione di negatività, di immobilità rimanga sempre bassa, mandandole dei pensieri che le fanno credere che lei non è capace, che lei fa solo danni, che lei fa solo, che fallisce, che non è in grado, e quindi che la fa rimanere ferma, aumenta la sua staticità. Il fallimento. Sì. Mm. E la 5? La 5 è collegata a un'entità mentale collettiva di necessità di mangiare, di coprire il vuoto col cibo. Di Probabilmente questo nel no. suo caso, come Mm. diceva lei, forse nei più carboidrati e zuccheri, però io vedo in generale. È come se quando lei non sa cosa fare, mangia. Vedo questa cosa qua. Va bene. Quindi sono 2. Impianti mentali ci sono? Allora, c'è un impianto mentale sulla pineale che è quello che collega l'entità mentale 5 all'entità mentale collettiva del cibo per il U- vuoto. uno quindi. Sì, uno solo, sì. Mentale sì. Mhm. E Mm. eterico? Ce n'è uno più o meno a livello del plesso solare e 2 sui palmi delle mani, destro e sinistro. Basta. Chi li ha messi? Allora, questi qua li ha messi Tristan. E questo qua mm, vedo in una abduction dove c'erano dei ci sono dei rettiliani, non è lo stesso che la interferisce, però cioè, il programma è lo stesso. L'altro il rettiliano che la interferisce. Ma non è niente di che così, è abbastanza una roba abbastanza solita, nel senso eh, abduction per prendere energia, niente di strutturato o particolare, quello lì. Ok, e arriviamo alla casa. Sembra che tutti i problemi fisici che adesso andiamo ad elencare siano iniziati da quando Maria ha deciso di vendere la casa ed è iniziato, diciamo, un grande fallimento, un grande insuccesso. Tant'è che siamo già Mhm. al primo consistente ribasso di un quarto del valore. È vero, la casa non è proprio appetibile sul mercato e secondo le regole e le cose di oggi, ma è una casa importante, una casa di una certa importanza e di un certo valore. Mhm. Causa esoterica. Allora, allora, in eterico io vedo questa immagine, quando lei ha deciso di fare questo passo e che per lei dice lo sapevo che non dovevo farlo, che sarebbe andata male, io vedo proprio la PS che cerca in tutti i modi di fermarla, addirittura dicendoglielo.
Ma è come se lei fosse trascinata in eterico, ok, da un filo, da qualcosa di ammagliante, ok, a fare questa cosa. E appena fa questo passo c'è un burrone. E quindi vedo lei che crolla con tutto, con le sue case, tutto crolla dentro questo burrone proprio diretta. Mm. Perché? Dov'è il contratto che parla di questa cosa? Come si chiama il progetto di Mari? Più che un nome mi viene una frase, mi viene desiderio per sacrificio. Come desiderio Come per se sacrificio. era sacrificio, come se fosse una moltiplicazione, no? Sai che non ho capito la vera parola, sacrificio? Desiderio per sacrificio. E che vuol dire? È come se le avessero messo davanti un suo obiettivo, ok? E lei è stata ammagliata da questo obiettivo e quando ha fatto il passo successivo c'è stato il sacrificio, quindi è crollato tutto quello che lei aveva è andato in questo burrone enorme. Quindi Ed desidero è vendere la casa, lei c'è cascata, che vabbè, è una cosa che esatto, fanno tutti i giorni, e ha perso la sì, salute e non ha venduto la casa. esatto. Salute, Detta soldi, esatto, proprio tutto. Sì, molto velocemente, molto sì. terra a terra, riassumendo. Ho Mm. capito, ma tutti vendono case e non perdono la salute, perché lei sì? Perché c'è questo contratto, Perché in perché l'ha eterico lei stipulato? Mm? è stata ammagliata, è come se vedo, sai, quei cartoni animati dove c'erano, che vedevi lo schermo e c'erano queste immagini e poi gli occhi dei Mhm, protagonisti iniziavano, come se fosse stata ipnotizzata da mhm. questo idea. Io vedo, è come se ci fosse una corda che la tirava, no? E lei camminava verso questa corda, dall'altra parte vedo una mantide che la tirava e l'ha tirata dentro il burrone. Ok, Questo andiamo. serve per ovviamente tenere le vibrazioni bassissime e poter fare quello che vogliono, no? Quindi è un tentativo di controllo, un esperimento di tentativo di controllo della persona. Andiamo nel burrone. Mhm. Sì. Allora, nel burrone vedo come se fosse un campo nomadi. L'immagine è questa, dove c'è un fuoco all'aperto e ci sono tanti caravan. Mhm. E diciamo che è il posto dove le persone che sono state, diciamo, ammagliate da questa cosa ipnotizzate si ritrovano lì e cercano di sostenersi l'una con l'altra. Mhm. Il burrone. Sì. Mhm. Quanta gente c'è nel burrone? Nel mondo, Sì, vale? sì, sì. Cosa hai detto alla fine? Vale. Mondiale. Mondiale, sì. 180 milioni di persone. C'è un'entità mentale collettiva a burrone. Chi è collegato a quella finisce nel burrone. Sì, sì, perché è proprio
sono proprio delle parole che sono proprio delle parole che arrivano, che fanno seguire quella corda. Sono proprio delle frasi, degli slogan, direi addirittura in eterico, quasi slogan. Vediamone alcuni. Mm. Tipo il successo ti renderà libero, mi è arrivato. Oppure la spiaggia della libertà. Mm. Mhm. Tante case per una sola felicità. Altra. Eh, chi più ha più vive. Cose così. Quindi una cosa molto materialista, no? Capitalista. Possedere, avere soldi, Mm, denaro, non so, donne, uomini, case, sì, macchine, gioielli. sì, In sì, sì, questo esatto. caso la casa per Mari. Sì, Sono anche quelli rovinati dalla ludopatia? quello è un altro programma perché vedo la differenza che è arrivata subito è che ludopatia è non così repentino, ma che dura nel tempo e quindi è una discesa molto più graduale e lenta, no? Così. Invece qua è proprio tutto per tutto, quella è la Mhm, moltiplicazione, no? mhm. Ti do tutto per avere tutto e poi invece do tutto e non ho più niente. C'è proprio solo il burrone diretto. Dov'è questo burrone? Allora, questo burrone è sotto l'entità mentale collettiva. Praticamente c'è tipo l'entità mentale collettiva in alto, Che vedi poi come c'è una il piano, nuvola? che No. vedo come una nuvola con tipo delle ehm, una specie di mammelle Ah, ok. Delle protuberanze senza che vengono in giù, che esatto, sono le varianti. che sono i Ok. collegamenti Mm, con le persone, ok? mhm. E quindi vedo questa cosa con sì, queste protuberanze, ok. Qua vedo il piano dove c'è Mari che cammina, che viene collegata a questa corda di parole che viene tirata in qua e sotto l'entità mentale collettiva c'è il burrone. E il burrone è illuminato dall'entità mentale collettiva, il fondo del burrone. Mm, mm. Va bene. Causa esoterica dell'ipertensione. È il collegamento sempre ehm, permanente a questa entità. È come se quella corda a cui lei è rimasta attaccata fa proprio un'ipertensione. Aumenta questa tensione che ha all'interno dei vasi sanguigni. Ehm, rispetto al suo territorio, quindi le case, il suo territorio, come se fosse sempre attaccata lì per quanto riguarda il suo territorio. Mi viene. Causa esoterica dei denti, che è come se lei che li ha sempre avuti belli, è come se si fossero decalcificati, distrutti, frantumati. Lei da quel momento in poi tutti i giorni è come se
fosse in dubbio che il suo sostentamento, quindi il suo boccone di sopravvivenza non ci possa essere. E quindi ogni giorno è arrivare al giorno dopo per sopravvivendo. Ossa. La fatica a portarsi avanti, non è che la sente fisicamente, no? Ma è proprio un sostenersi tutti i giorni. Cioè a volte è proprio come l'ho vista all'inizio, che vorrebbe sedersi sul divano e aspettare, no? E poi dopo questo momento c'è la reazione, quindi queste ossa che la tirano su, come se la tirassero su di peso e la fanno andare. E quindi c'è proprio questa fatica di movimenti forzati. Reni. Beh, sono un po' infiammati per tutto questo affaticamento generale. Ci sono degli impianti? No, l'impianto l'ho visto solo al plesso solare, che potrebbe essere. No, però non c'entra, con i reni, no. Presunta gotta. L'ho visto già prima, dopo un abduction. Le hanno prelevato energia dai piedi. E questo ha avuto È come andato avanti effetto? un po'. Sì, credo è durato 2 o Quante, 3 settimane. quante abduction ha avuto? Um, 316 in tutta la vita. L'ultima? 10 giorni fa. Cosa hanno fatto in questa abduction? Hanno provato a vedere se riuscivano a cambiare i suoi pensieri con una vibrazione differente, ma non ha funzionato come esperimento. Vedo proprio come se avessero infilato una specie di barretta di metallo. Ok, direi da qua. Mhm. E con questa barretta, con impulsi dall'esterno, con le loro tecnologie, provare a cambiare proprio i pensieri all'interno della mente, ma non ha funzionato. È come se la vibrazione della mente di Mari non facesse neanche entrare le loro informazioni, no? Le respingesse indietro. Va bene. Sempre riescono a fare tutte le cose, ma stavolta no. Ed infine Mari si chiede perché tutte queste scelte sbagliate. Beh, più o meno l'abbiamo già visto, la 5 direi, no, Sì. la 2. Sì, la 2 insieme a quell'uomo là. A Tristan. Sì. Non sappiamo niente della vita prima di questa ultima parte di Mari. Ci sono interferenze di questo tipo o altre che quindi chiamiamo, se ci sono? Allora, lei ha incontrato quando, vedo nell'adolescenza, più o meno adolescenza, tra l'adolescenza e i 25 anni aveva incontrato un ragazzo, è stata con questo ragazzo per un certo periodo. Non era la fiamma, ma era un'anima gemella e c'è stata un'interferenza di questi uomini del tempo che hanno fatto sì che lui non fosse un po' brusco con lei, vedo che litigavano spesso, quindi alla fine non è andata a buon fine.
questa. Ehm, mm, vedo un po', c'era anche un'entità mentale, quella di livello 2 era di livello 3 prima ed era più, no, forse era un'altra, era proprio un'altra di livello 3, nei primi suoi anche di 20 anni di vita, questa sua le faceva credere di non essere mai adeguata, di non essere all'altezza, le dava incertezza, vedo un po' di timidezza, soprattutto da bambina, nei primi anni dell'adolescenza. Mm. Vabbè. Però le interferenze grosse sono queste qua che poi sono arrivate dopo, Sono quella arrivate dopo, dell'uomo del tempo e quella lì, sì, e ma queste qua. probabilmente perché lei si è svegliata alla Eh fine, sì, eh sì, c'è perché le finché, potenze. Mm, finché uno non si sveglia non ti guardano quasi. infatti, Cioè, continuano con un progetto di sì, normalissimo proprio. frazione di... Ok. Sì. Disincarnati, Mm. i genitori di Mari. Chiamiamoli. Mhm. Ok, arrivano. Il papà che appena arriva vede tutto e dice: Mi accorgo solo adesso di te, nel senso mi rendo solo adesso conto che tu sei, mm, che essere straordinario sei, che bambina straordinaria eri, come se non l'avesse mai veramente vissuta. Mhm. E la mamma invece al contrario va là e la coccola, la carezza e quasi vuole prendersi ancora cura di lei, quasi come se invece fosse ancora bambina. Chiamiamo tutti i parenti di Mari di tutte le generazioni. Qualcuno si vuole prendere parola lo può fare, ma in generale la parola la prendono solo i genitori che chiamiamo, diciamo, come protagonisti. Mhm. Mhm. Sì, sono arrivati Chi? Quanti? in 128. 128, ok. Mm. Chiama anche le vittime da Cinivac da ieri a oggi, invitate a entrare nel portale Auro che fra poco apriremo, anzi apriamo già adesso. Mhm. Ok, sono 3425. Aumentano, eh? Mm. Mm. Mi sembra almeno. Sì. Ok, Mm. via tutti questi del Cinivac, via tutti i parenti. Mhm. Ultime battute per padre e madre di Mari. Vedo una cosa strana, cioè che non notano mai, diciamo, o non mi fanno mai notare i disincarnati, ma è come se mi dicono vieni a vederla da qua, no, dalla loro prospettiva, e mi fanno notare la sua energia. E vedo la sua energia come se fosse una grossa sfera, una rete di energia a forma di sfera, Mhm. con tanto potenziale. È come se lei, allora adesso lì è come se fosse, cioè, l'energia non.
non si muove dalla sfera perché non ha interazione con nessuno, ma nel momento in cui lei dovesse avere interazione con qualcuno è come se uscissero dei collegamenti energetici dalla sua sfera e la sua vibrazione si equilibrerebbe con quella della persona con cui ha interazione. È un po' quella qualità che mi ha fatto vedere in quella vita dove faceva l'acrobata con il cerchio. Ok, Niente. li salutiamo? Sì, Allora li salutiamo. Ma mm. sono animicamente collegati i genitori? Non più. Si sono scollegati quando hanno visto la mamma era collegata. Ah, tra loro? Mhm, Tra loro due dici? mhm, mhm, sì. No, 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 Ok, no, no. invece erano collegati alla Terra, la mamma era collegata a lei. Sì, la mamma era collegata a lei. Ma dove? A lei e se sì in che punto del corpo o a lei? Vedevo di fianco, no, tipo dietro sul fianco destro. Mm, Ah. mm. Va bene, Ok, sono salutiamoli. avanti. Sì. Ok. Ed andiamo da Mari. Cosa vogliamo fare? 13 Qual miliardi, è? una vibrazione più che consistente. Vuole andare al cluster? Ci va? Sì, ci fa vedere il suo cluster e Mhm, mhm. ogni vita ha un ventaglio. E più contratti ci sono, e più, diciamo, strati del pieghe del ventaglio ci sono. Mm. Cerca la causa esoterica di questo terribile calo di connessione che ti riguarda. Se c'è. Faccio fatica a sentire quello che dici. Ah, Chi è? cavolo. Un militare, ho visto un militare. Un militare, ok. Ah, Vai, portale dell'oblio, via. mhm. Ok, ok. Ok, torniamo al Mhm. cluster. Cosa fa Mari? Apre il portale definitivo, prende tutti i ventagli e li butta dentro e poi lo chiude. Ok. Sa creare un ad eternum? Te lo sta già facendo. Allora, ho visto una differenza proprio ehm, da seduta sul divano ad aspettare a molto attiva e molto forte e consapevole delle sue capacità. E infatti l'Ad Eternum l'ha creato subito, senza problemi. Cioè io la vedo molto forte, io vedo che da adesso in poi non la può fermare più nessuno, cioè lei va proprio dritta verso i suoi obiettivi, senza un caterpillar proprio. Benissimo. E Mm, l'avatar? mm. Mhm. Lo lasciamo lì dov'è? Ah, sta aprendo già il portale definitivo. L'ha preso e lo butta dentro, l'ha buttato dentro, ha chiuso e sta creando l'Ad Eternum e l'ha Benissimo. messo lì. Mm. Ottimo. Ottimo, Ok. perfetto. Mm. Ti risparmio la solita domanda perché non l'ha fatto da sola. Vediamo se ci sono Sì, ancora certo.
Tristan, presunto uomo del tempo, in realtà No, no. 2 entità mentali no, e le entità eteriche. no, c'è più C'erano niente. degli EDL, non ricordo se te l'ho chiesto. Ma non me l'hai chiesto, ce n'erano 3, ma non ci sono più. Mhm. Lucio? Sì, ti No. sento, ti Ah, sento. ok, buon. Vorrei sapere cosa fa lei da sola, come si vede. Mostriamola Ah, davanti, sì. mostriamo la sua immagine davanti allo specchio magico. Mhm. Lei adesso si sente forte, vedo che è come se improvvisamente non ci fosse più, lei si vede che non ha più quella fatica sulle ossa, no? Prima era proprio un doverlo fare con molto sforzo, muoversi, adesso invece ha una forza, cioè allo specchio, se si guarda allo specchio, quasi al posto dello scheletro, no? Come se avesse delle ossa di energia proprio che diventa rossa da quanto è potente. Mhm. E è proprio, la vedo proprio, cioè in eterico la sua energia fa quasi è talmente forte che ha quasi la forma che spacca l'aria, non so come dire, a punta, no? Davanti, Mhm, mhm. proprio come se non c'è più niente che la ferma, una potenza incredibile. Mm. Hai presente quando ci sono quei film dove vanno nello spazio e poi ci sono tipo i portali che portano di colpo da un posto all'altro, che ci sono ehm, quei canali di energia che ti fanno vedere che vanno Mhm, velocissimi e con una mhm, potenza. mhm, mhm. Cosa così. Andiamo in fondo, vediamo dove arriva. C'è un eco strano, eh? Aspetta che mando tutti. Mhm. Ok. Allora, io la vedo che arriva ai suoi obiettivi, che sono ehm, mm, in eterico, eh. In eterico vedo che arriva in una casa dove lei è da sola, tranquilla, senza rumori intorno, con un piccolo giardino e vedo che da lì può fare il lavoro da casa, cioè come se un lavoro di organizzazione o sì, organizzazione di un team di persone, nel senso come se lei coordina, ecco, un team di persone, ma lo può fare tranquillamente quando vuole, come vuole. Non lo so, questa è l'immagine che arriva, poi non so se corrisponde alla realtà, ma e dove dove lei pensa una cosa e la cosa si realizza nel giro quasi istantaneamente, molto connessa con la sua PS e la vedo proprio leggera, rilassata, proprio fluida. In questa linea temporale, in questa vita, Questa vita, sì, sì. in che ambito? Mm, ehm, vendita di qualcosa, può essere. eh, boh, potrebbe essere case che però possono corrispondere, oppure case vacanza, affitto, una roba così. Camper, non so, cioè un campeggio. Boh, a sparo lì. Mhm. Una cosa così. Un'occupazione così, un po' tempo perso. Mm, sì, sì, sì. A che Dove è più scopo? Mm. dove è più il divertimento, perché lei poi non avrà bisogno, nel senso, lo fa perché si diverte, Chiaro. lo fa perché si Bene, diverte. nuova vibrazione, 235 miliardi. però.
Nuova consapevolezza. 186. PSPE. 63,37. Vite precedenti. 1812. E percentuale di cervello. 10,5. Ok. E il burrone dov'è? Allora, come se fosse, allora, l'immagine che ho in eterico è lei che diventa consapevole di tutta questa cosa, fa così, si sgancia, è come se arrivasse una nuvola e spazzasse via da lei l'entità mentale collettiva, ok? Quindi la sposta in là, e dove c'era il burrone viene riempito dal mare e lei nuota nel mare serena. Quelli che erano nel burrone, i 180 milioni, dove sono? Mettiamoli nel cinema. Hanno seguito. Mhm. Diciamo, tutto il processo, sono venuti nel cinema, sono venuti tutti, sono venuti una parte, Una parte. sono tornati nel burrone alcuni, dopo il Ne cinema. sono rimasti proprio lì, è come se eh, fossero nel loop di essere fregati nuovamente. Cioè l'entità mentale riesce a tenerli in questo loop e quindi vengono 100 milioni, gli altri 80 milioni rimangono là. Tutti, tutti. Ok, No, dico è tutti. come se Non mi senti? tutti. Tutti Sì, i sì, sì, ti 180 sono sento. rimasti lì. No, no, 100 sono arrivati nel cinema. No, Ah, no, ok, ok. no, E no, no, 80 no, sono 100 rimasti. milioni nel cinema. Sì. Vabbè, regalino, un bel Ad Eternum Platinum A++, lì nel burrone, così che Mhm, si vuole svegliare si sveglia. E un po' di mhm. giochi di Ad Eternum anche per Mari. Se ne può mettere uno nel corpo, dove se lo mette? Piedi, Uno nel corpo diretto. fisico ovviamente. Corpo mentale, Sì. dove lo mette? Là dove li hanno messo più o meno in mezzo, dove arrivava quella lastra di metallo quando gli hanno fatto l'abduction, che arrivava più o meno in mezzo, lei l'ha messo lì. Corpo emozionale, Dove c'era l'emozione del fallimento. mhm. Corpo eterico e subliminale. Eterico lo mette tipo dietro l'occipite e subliminale vabbè, va ovunque in mezzo, non c'è posto. Va bene. Messaggio finale di Mari a se stessa. Allora, mi dice, tu sei molto brava a comunicare, dice, con le persone. Allenati proprio nella comunicazione. Quindi quando hai mh, l'immagine che ho è lei che va fuori, no? Gira, e incontra le persone che conosce e con coscienza e consapevolezza inizia un discorso prestando molta attenzione a quello che lei dice e alla reazione della persona. Mm, Ok, come se prendesse dati mm. e si deve allenare in questa maniera per, seguendo quello che la PS le dice, quindi proprio cercando di entrare in contatto, vedere cosa le viene distinto di dire e vedere la reazione delle persone. Questo farà sì che lei impara a collegarsi sempre di più con la sua PS. E poi dice non lo so se a lei piace o no, ma vedo di stare molto a contatto con l'acqua, con il mare. Quindi magari d'inverno passeggiare lungo la spiaggia Mhm, ed estate fare tanti bagni. mhm.
Spero evitando il proprio. Ferragosto. Sì, infatti, esatto, dove posso stare da sola Esatto, proprio, cioè quel sì, tipo di mare, un tipo di mare, mare, fare vabbè, proprio contatto con l'acqua, ecco. eco come al solito, ma noi abbiamo finito praticamente. Come la vedi? La vedo proprio forte, io la vedo appunto con questa sfera energetica, probabilmente quello che diceva, la sua capacità è quella di entrare in contatto con le persone comunicando Mhm, e le mhm. passa la vibrazione della PS e poi vedo appunto questa sfera energetica con dentro il suo scheletro ma rosso perché è molto forte e molto potente. È proprio bella l'immagine. Mm, mm. Perfetto.